Riassunti di Mr. Wrong che coprono tutta la puntata turca numero 9. Mentre Osgur ed Esghi si trovano sul belvedere e si stanno baciando, ricevono una telefonata dal portiere che li avvisa che le loro madri stanno litigando e devono intervenire subito. Infatti le due mamme, incontratesi sul terrazzo comune a causa dell'allarme antincendio, stanno litigando. La mamma di Osgur accusa Esghi di volersi approfittare della situazione economica di Osgur, mentre la madre di Esghi ribatte che il vero approfittatore è Osgur e che la figlia sta uscendo con un dottore. Arrivano Ozgur e Esghi che tentano di separarle e non riuscendoci Osgur porta via di peso sia la madre che la zia, mentre Esghi spinge la madre a rientrare nel suo appartamento. Nel frattempo Ozan e Denise stanno passeggiando e lei, che ha un atteggiamento molto più dolce nei confronti di Ozan, gli dice che è sorpresa che lui ricordi il nome del suo cane, al che lui le dice di ricordare molte cose di lei. Poi, dopo aver mangiato insieme le cozze sul lungomare, lui la riaccompagna a casa e al momento di salutarsi entrambi sono molto tristi per doversi lasciare. A casa di Osgur, la madre e la zia gli parlano male di Esghi, incolpandola di tutto. Al che lui, esasperato, dice che lui è il solo colpevole della situazione. Loro si arrabbiano con lui, ma poi continuano a dare la colpa a Esghi. Anche la madre di Esghi è arrabbiata e le impone di lasciare il lavoro, altrimenti la riporterà a casa. È notte e Osgur, dopo essersi accertato che sia la madre che la zia dormano profondamente, incontra Esghi sul terrazzo e le dice di aver confessato tutto alla madre e che ora finalmente possono iniziare la loro vita insieme. Esghi gli dice che sarà difficile perché la madre è molto arrabbiata perché ha paura che si innamori di lui. Osgur, dopo averle chiesto se ciò è possibile, la abbraccia e con lei si butta in piscina. Mentre in acqua stanno flirtando, arriva la madre di Esghi, svegliata dai rumori, e Ozgur si nasconde sott'acqua. Poi, mentre Esghi la distrae, lui scappa. Quando rientra a casa, Osgur trova la zia che si è svegliata e lo guarda perplessa. Lui si giustifica dicendo che sentiva caldo e si era buttato in piscina vestito, ma lei, sospettosa, si affaccia sul terrazzo e vede che anche Esghi ha i vestiti bagnati. Il mattino seguente Esghi, mentre è in macchina con Osgur, gli dice che la madre le sta cercando un nuovo appartamento e che le ha imposto di lasciare il lavoro. Lui le risponde che per farlo deve dare un preavviso di un mese, durante il quale loro cercheranno di risolvere la situazione. Arrivati al ristorante, Osgur va a parlare con il suo avvocato che lo sta aspettando e che gli dice che devono aprire urgentemente l'altro locale perché il ritardo sta provocando grosse perdite economiche. Osgur allora gli dice che sta aspettando i permessi, che stanno tardando. La madre di Esghi si incontra con Serdar, che la ringrazia per averlo invitato al compleanno di Esghi, ma poi quando le dice che sarà una cosa semplice perché non ha avuto tempo di organizzare, lui si offre di preparare una festa indimenticabile per Esghi. Nevim accetta soddisfatta e sempre più convinta che sia l'uomo giusto per la figlia. Nevim va al ristorante da Esghi e le dice che il giorno seguente andranno a visionare degli appartamenti e che la sera festeggeranno insieme il compleanno e che è già tutto organizzato, senza parlarle del ruolo che avrà Serdar. Al che Esghi, pur contrariata perché vorrebbe passare il suo compleanno con Osgur, deve accettare. Sopraggiunge Osgur, che si scusa con Nevim per le offese che le ha fatto la madre. Lei, molto freddamente, gli dice che Esghi cambierà casa e loro due si allontaneranno definitivamente. La mamma e la zia di Osgur si recano al ristorante e incontrano Osgur in compagnia di Esghi e riferiscono che Nevim ha detto che lei ha una relazione con un dottore e la accusano. Esghi nega e sconvolta se ne va. Osgur, alla fine, dopo averle rimproverate per le accuse ad Esghi, rivela che loro due hanno una relazione. La madre non si rassegna e accusa Esghi di tradirlo. Osgur, spazientito, chiude il discorso. Poi Osgur va da Esghi e le chiede se è vero che ha una storia con il dottore. Lei nega decisamente, dicendo che se fosse vero non sarebbe con lui e lo tranquillizza.
Poi Osgur, che le sta organizzando una sorpresa per il suo compleanno, le dice che l'indomani ci sarà un concerto al locale e le chiede di andare. Esghi, non conoscendo i piani della madre e di Serdar, gli dice che prima cenerà con la madre e poi lo raggiungerà. Nel frattempo Nevim si trova sul terrazzo con Unal e gli parla bene di Serdar. Poi, vedendo che lì vicino è arrivata la madre di Osgur, si mette a parlare al telefono ad alta voce per farsi sentire e dice che il fidanzato di Esghi le ha preparato una bellissima festa di compleanno e che presto si sposeranno, confermando così i sospetti della madre di Osgur. Osgur ed Esghi tornano insieme a casa e prima di lasciarsi sulla porta lui le raccomanda di andare alla gabbia l'indomani dopo la cena con la madre e lei lo rassicura. Il mattino seguente Esghi è felice perché ha capito che Osgur le sta preparando una sorpresa per il compleanno. La madre le ricorda la cena per quella sera e lei dice che ci sarà, ma alle 10 dovrà tornare al ristorante per lavorare. Poi incontra Osgur e quando lui le chiede se andrà quella sera, lei conferma che non ci sono impedimenti e che lo raggiungerà alla gabbia. Denise si reca alla gabbia e dice a Osgur che la licenza per il nuovo locale è stata negata senza una motivazione. La cosa è strana, perché tutti i documenti sono in regola, allora è chiaro che qualcuno lo sta impedendo di proposito. Osgur chiama il suo avvocato e lo incarica di scoprire chi è che lo sta ostacolando. Sia lui che Ozan sono preoccupati perché hanno necessità di aprire al più presto la nuova sede dove hanno fatto grossi investimenti. Dopo che Esghi va via per recarsi alla cena, Osgur va a controllare se la sorpresa che le ha organizzata è pronta. Si tratta di una romantica cena che ha fatto allestire nel Belvedere dove si sono baciati la prima volta. Qui riceve una telefonata dal suo avvocato che lo informa che a bloccare la sua licenza è stato Tolga Guridal, al che lui gli dice di informarsi dove lo può trovare. Anche al ristorante scelto da Serdar è tutto pronto per la festa e quando Esghi arriva viene accolta da tante persone. Lei è molto perplessa visto che sapeva di una cena in famiglia. La madre, felice, le dice che ha organizzato tutto Serdar. Intanto Sgur si reca a trovare Tolga, che si trova proprio nel ristorante dove si svolge la festa per Esghi. Osgur arriva proprio nel momento in cui Serdar dà a Esghi una preziosa collana e gliela mette al collo. Poi Serdar, che lo vede, lo raggiunge di nascosto di Esghi e lo provoca, dicendogli che lui ed Esghi stanno insieme, al che Osgur gli chiede se Esghi lo sa. Serdar risponde che se non lo sapesse non sarebbe lì e che lei lo ha scelto dopo aver visto che lui è l'uomo sbagliato. Osgur lo colpisce con un pugno e se ne va. Esghi litiga con le amiche perché hanno permesso a Serdar di organizzarle la festa e di non averle detto nulla. Poi, arrabbiata, ridà a Serdar la collana e se ne va. Esghi va subito alla gabbia e raggiunge Osgur, che è arrabbiato con lei, ma non le dice che l'ha vista alla festa con Serdar. Lui le dice che quello che c'è stato tra loro non è amore e mette fine alla loro storia. Poi le dice di lasciare il lavoro e visto che lei cambierà casa non si vedranno più. Esghi, sconvolta, rimane senza parole e se ne va con le lacrime agli occhi mentre lui la osserva da lontano. Così si conclude la puntata numero 9 di Mr. Wrong.